cascate. Oggi vi voglio raccontare della mia giornata alle cascate del Niagara. Sono andata lì perché dovevo attivare il mio visto Working Holiday e per farlo bisogna andare al confine più vicino con gli Stati Uniti, e il confine con gli Stati Uniti più vicino a Toronto è appunto Niagara. Ero già stata alle cascate del Niagara nell'ottobre 2016, cioè la prima volta che sono arrivata in Canada, e mi erano piaciute tantissimo. Stavolta però il panorama che mi sono trovata davanti è stato completamente diverso. Tutto era ricoperto di ghiaccio e neve. È stato proprio durante quei giorni in cui faceva meno 20, meno 25 gradi. Potete immaginare il freddo. O forse no, sono temperature che finché non le si provano non si possono capire. Ma andiamo con ordine. Come vi dicevo, per attivare il visto Working Holiday quando si è già in Canada come turisti, bisogna andare incontro a questa pratica che si chiama flagpole. In poche parole si attraversa il confine con gli Stati Uniti e alla dogana statunitense si dichiara che si è lì per fare il flagpole. A quel punto gli ufficiali di frontiera americani vi daranno un foglio con scritto flagpole e i vostri dati e vi rimanderanno indietro verso il confine canadese. Così si torna alla frontiera canadese, si dà il foglio con scritto flagpole e si dichiara che si è lì per attivare il visto di lavoro. A quel punto vi manderanno all'ufficio di immigrazione canadese, che è proprio lì accanto, dove di solito l'attesa è molto lunga. Io sono andata durante la settimana quando il flusso è meno intenso e quindi ho aspettato solo 3 ore, sono stata fortunata. Di solito può essere molto di più. Comunque alla fine è arrivato il mio turno ed ero un po' agitata perché si sa che gli ufficiali di frontiera hanno un po' in mano il tuo destino. L'ultima parola alla fine è sempre la loro. Io, pur avendo la mia bella lettera che diceva che appunto la mia application era stata accettata, potevano decidere di negarmi il visto. Ma in realtà è andata benone perché un simpaticissimo e anche affascinante ufficiale canadese mi ha accolto con tantissimi sorrisi e anche delle battute in italiano. Dopo circa 5 minuti di colloquio sono rientrata in Canada con un sorriso a 56 denti e con in mano il mio visto di lavoro. Ero veramente felicissima, alla fine, a più di un anno di distanza dalla mia candidatura, finalmente tutto quello che avevo aspettato per più di un anno diventava realtà. Da quel momento il countdown è ufficialmente iniziato, perché purtroppo questo visto Working Holiday è valido solo 6 mesi di lavoro. Solo per gli italiani in realtà, siamo l'unica nazione che ottiene 6 mesi di lavoro, tutte le altre nazioni ottengono 1 o 2 anni. Non so perché. Ora vi faccio vedere la mia giornata. Il 27 dicembre mi hanno confermato che avrei iniziato a lavorare il 29 e quindi ovviamente il 28 sono corsa alle cascate, ho preso l'autobus la mattina presto e mi sono diretta lì. Tra le case di Niagara è stata quasi surreale perché non c'era anima viva in giro, c'erano un silenzio e una pace assurdi. Nel centro mi sono diretta subito verso Rainbow Bridge, un ponte che fa da confine tra gli Stati Uniti e il Canada proprio qui a Niagara. Ho attraversato questo ponte e il panorama delle cascate era veramente mozzafiato. Io sono passata dalla parte pedonale, si devono pagare 50 centesimi per entrare. Se invece si arriva in macchina si devono pagare 6 dollari. Alla fine un po' di ansietta ce l'avevo, comunque stavo entrando per la prima volta nella mia vita in territorio statunitense, anche se sarebbe stato per pochissimi secondi. Quindi dopo essere entrata per veramente 10 secondi nell'ufficio di frontiera statunitense e aver detto sono qui per fare flagpole, qui è quando mi hanno praticamente rispedito indietro dagli USA verso il Canada e ho ripercorso il ponte. E quindi sì, ho attivato il mio visto di lavoro
perché avevo trovato lavoro, ma in realtà sono passati più di 2 mesi da quel giorno. Il lavoro che avevo trovato sembrava perfetto per me. Lavoravo da remoto per 2 imprenditrici, una travel planner e una event planner, e curavo tutta la loro comunicazione. Purtroppo però ci sono stati alcuni problemi non indifferenti e quindi sono stata praticamente costretta a lasciare dopo un mese. Ma non vi preoccupate, perché nel frattempo sono riuscita a trovare un altro lavoro, quindi alla fine sono stata disoccupata per poco. Da questo riuscirete già a capire come il mondo del lavoro qui in Canada funzioni in maniera completamente diversa da quello italiano. Voglio raccontarvi di più su questo in uno dei miei prossimi video, che sarà interamente dedicato al tema del lavoro in Canada. Per il resto, allora, sembrerebbe un miracolo, ma le temperature si stanno alzando dopo settimane e settimane di tempeste di neve. Il mio primo mese e mezzo a Toronto è stato particolarmente nevoso. Non voglio illudermi del fatto che stia arrivando la primavera, perché so che in Canada prima di aprile è praticamente impossibile. Però uscire dall'era glaciale mi ha fatto, diciamo, rinascere. Sto uscendo di più la sera, sto iniziando a esplorare la vita notturna, conoscere anche nuove persone. Ci sono un sacco di modi per fare nuove amicizie a Toronto, e poi c'è da dire che è una città strapiena di persone che vengono da tutte le parti del mondo, quindi di opportunità ce ne sono veramente tante. Magari parlerò del tema del fare amicizie, conoscere nuove persone in uno dei miei prossimi video, perché comunque penso possa essere utile a chi si trasferisce qui. Inoltre, tra non molto, inizia la stagione dei festival. Infatti, non appena finisce il freddo, non appena finisce l'inverno, qui a Toronto inizia un festival dopo l'altro, da qui fino alla fine dell'estate. Festival di ogni tipo, di musica, di arte, cibo, film, culture, veramente qualsiasi cosa possiate immaginare. Per questo video è tutto. Se c'è qualcun altro tra di voi che ha vissuto l'esperienza del flag pool come me, commentate pure qui sotto e raccontatemela, perché sono curiosa. Ho sentito di storie assurde, a me è andato tutto bene, quindi alla fine sono stata fortunata. Ciao a tutti, a presto! Spending the night with me.